In genere, quando si va all'aeroporto, si parte un po' in anticipo. Chi va all'aeroporto? Chi parte in anticipo? Questo non è esplicitato, infatti il sì impersonale permette di non indicare chiaramente chi compie l'azione. Il sì corrisponde infatti a la gente, le persone o anche uno o qualcuno. Ma esiste questa struttura anche in inglese? Certo, il sì impersonale corrisponde a one in inglese, ma ricorda, a volte il sì impersonale viene usato per indicare noi. Ad esempio, se dico domenica si va al mare, questa frase può indicare domenica andiamo al mare e quindi noi. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Abbiamo appena detto che la forma impersonale serve a generalizzare, pertanto non si individua un soggetto sicuro, non viene esplicitato. Ma come si usa il sì impersonale? Vediamolo. Si forma semplicemente con sì più la terza persona singolare del verbo e ricorda, senza mettere nessun oggetto diretto. Questo è un aspetto molto importante perché il sì impersonale non va confuso con il sì passivante, di cui ho parlato in questa video lezione. Se sei qui è perché immagino tu voglia migliorare il tuo italiano. Ebbene, per farlo ci sono 10 elementi essenziali. Se vuoi scoprire quali sono, puoi scaricare gratuitamente questo PDF. Troverai il link qui sotto in descrizione. Ma vediamo subito alcune frasi. Come si dice casa in inglese? Si può entrare? Quando si mangia? Ora vedremo insieme alcuni aspetti che di solito creano problemi a chi impara l'italiano. Vedremo insieme come usare il sì impersonale con i tempi composti, con gli aggettivi, con la forma passiva e anche con i verbi riflessivi. Vedrai, è più semplice di quanto tu possa immaginare ed è anche divertente. Come abbiamo visto, con i tempi semplici non ci sono particolari problemi, ma che cosa succede con i tempi composti? Quindi quando c'è un ausiliare e poi c'è il participio passato. Ebbene, innanzitutto l'ausiliare è sempre essere, ma vediamo alcuni esempi. Se non si è dormito abbastanza, è difficile lavorare. Se si è arrivati in ritardo, bisogna scusarsi. Fermiamoci su queste frasi. Come vedi, nel primo caso il participio passato termina in o, perché l'ausiliare del verbo è avere. Nel secondo, invece, abbiamo il participio passato che termina in i. Questo perché l'ausiliare del verbo è essere. E che cosa succede con gli aggettivi? Vediamo anche qui qualche esempio. Quando una persona non ha niente da dire, sta zitta. Usiamo adesso l'impersonale. La frase diventa: quando non si ha niente da dire, si sta zitti. Vediamo ora un'altra frase. Se uno vive solo su quest'isola, è matto.
Con l'impersonale la frase diventa: se si vive soli su quest'isola si è matti. Altro esempio: siamo contenti quando possiamo uscire la sera. Con l'impersonale la frase diventa: si è contenti quando si può uscire la sera. Allora, hai notato qualcosa? La regola è piuttosto semplice. Gli aggettivi vanno sempre al maschile plurale. Passiamo ora all'uso della forma passiva. Vediamo anche qui alcuni esempi. Se un giocatore sbaglia, è eliminato. Se si sbaglia, si è eliminati. Quando siamo fermati dalla polizia, sono guai. Quando si è fermati dalla polizia, sono guai. Se giocheremo male, saremo sostituiti dall'allenatore. Se si giocherà male, si sarà sostituiti dall'allenatore. Hai notato anche qui che cosa succede? Quando si costruisce la forma impersonale con un verbo passivo, il verbo sarà sempre al plurale maschile. Anche in questo caso, te l'avevo detto, qui ci si diverte un sacco. E con quest'ultima frase, senza volerlo, ho introdotto il caso dei verbi riflessivi. Vediamo come si forma la forma impersonale con i verbi riflessivi. Partiamo da un esempio. La frase iniziale è: se ci lamentiamo troppo, diventiamo noiosi. Ebbene, usiamo adesso il si impersonale. Quindi ricorda, dobbiamo usare si più il verbo alla terza persona. Ma in questo caso si tratta di un verbo riflessivo, il verbo è lamentarsi. Pertanto abbiamo se si lamenta troppo, si diventa noiosi. La sequenza si non è accettabile, pertanto usiamo si. La forma diventa pertanto: se ci si lamenta troppo, si diventa noiosi. Guarda che non è così complicato come sembra. Semplicemente, se c'è un verbo riflessivo e tu vuoi fare la forma impersonale, vuoi rendere impersonale la frase con un verbo riflessivo, devi usare si. Vediamo subito un esempio. Vediamo questa frase. Bisogna coniugare i verbi. In Italia, quando, verbo incontrarsi, che è un verbo reciproco, pertanto diciamo quando ci si incontra, e poi c'è darsi la mano, pertanto anche qui si usa la forma ci si, pertanto ci si dà la mano. Spesso però, soprattutto fra i giovani, verbo baciarsi, pertanto anche qui dobbiamo usare ci si, pertanto ci si bacia sulle guance. E nel tuo paese come ci si saluta? Ti chiedo di scriverlo qui sotto. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere fiocco nei commenti. Oggi abbiamo parlato del si impersonale, ma questo non è l'unico tipo di si spersonalizzante. Esiste infatti anche il si passivante. Ne parleremo in questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.